I told you once, I tell you twice. The No, truth. questa non va qui. Oddio, e che è sta cosa? Oh, per carità, no. Oddio, no. Scusa, ma quale puntata? Solo la seconda. Sì, ok, ma quale? Coscienza di stormo. È una vita che stiamo su sta puntata, ragazzi, è una vita. Abbiamo lasciato Giuseppe Melillo sotto la pioggia. No, ma non ti preoccupare, Giuseppe Melillo non si raffredda sotto la pioggia. Ma sì, ma ora cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo mettere? A chi lo devo chiedere? A chi dobbiamo chiederlo? A te. A me. A te. Ah, a me, quello nello schermo. Ah, a me? Me? Ma dove sei? Siamo in sala montaggio, siamo io, Giuseppe e Cosimo. Ciao. Ciao. In sala montaggio? Sì, e stiamo discutendo della puntata della Coscienza di Stormo, te la ricordi? Sì, metti quello che vuoi, api, formiche, stormi. Ma poi chi devo mettere? No, l'intervista devi mettere quella con la pioggia. Sì, quella con la pioggia. Lo so che devo mettere quella sotto la pioggia, quella abbiamo, quale cazzo devo mettere? E Manuel, l'hai messo? Manuel, mi raccomando, solo la voce che quello ne approfitta. Manuel. Andiamo a vedere Manuel. Manuel, perché? La transizione a stella, no! La Basilicata, più precisamente Matera, la famosissima città dei Sassi. Una delle città più antiche del mondo, con più di 6.000 anni di storia. Pensate, qui il tempo sembra che si sia fermato. Un set cinematografico a cielo aperto, dove sono stati girati film di spessore internazionale come 007, Manuel! Wonder Woman, Ben-Hur. E che c'è? Che vuoi? Manuel, 1, avevamo detto che la puntata è sulla Coscienza di Stormo. 2, tu sei solo la voce narrante. No, attenzione, non è che sono solo la voce narrante. Sono un attore, faccio l'attore, questa faccia la voglio far lavorare! Senti Manuel, non mi costringere a frizzarti, per favore. No, tu non mi frizzi. Non frizzarmi. Frizzalo. No, non frizzarmi! No, e che cazzo? Non potete frizzare le persone come vi pare e piace. Andiamo. Questa storia comincia all'incrocio tra via Sobrero e viale Marconi a Roma, all'imbocco di piazza Fermi. Il ragazzo fermo al semaforo, in attesa che scatti il verde, è consapevole dell'altissima probabilità di essere investito. Questo a causa della sua particolare capacità a distrarsi nei momenti meno opportuni. Quando sei distratto, semplicemente poni la tua attenzione su altro, anche quando non dovresti, e attivi il pilota automatico per tutte quelle attività secondarie come camminare, respirare e sopravvivere. Il furgone attraversò con il rosso ad almeno 180 km/h, mezzo metro più in là e voi non avreste mai conosciuto questa storia. Se quel ragazzo non si fosse fermato di colpo... Oh, tanti saluti! Fortuna che lo stavo guardando con la coda dell'occhio e che il pilota automatico tutto sommato funziona bene. Ah sì, ovviamente ero io quel distratto di merda. Tecnicamente in questo caso il pilota automatico si chiama intelligenza di sciame, ma noi lo chiameremo Coscienza di Stormo. Così ci piace di più, è più fico. Un formicaio, un alveare, uno stormo seguono delle regole in comune. Sono composti da numerosi individui, ma di fatto si comportano come se fossero un organismo vero e proprio, con una propria coscienza per l'appunto. Uno stormo funziona grazie all'imitazione del comportamento del vicino da parte di ogni individuo. Ogni uccello riesce a tenere d'occhio tra i 7 e gli 8 vicini, con una velocità di informazione che varia tra i 20 e i 40 metri al secondo. Questo comporta che non ci sia un direttore d'orchestra, un manager, insomma, un capo che dica loro quando virare. Quando è tempo, lo fanno e basta. Ma solo loro possono vivere senza un padrone o un capo che li comanda. Per noi umani è previsto solo un inferno fatto di schiavitù e capo d'ufficio rompicoglioni. In realtà, spesso abbiamo comportamenti assimilabili alla coscienza di stormo,
Ad esempio, quando facciamo un'ola ad un concerto. O quando evitiamo un pericolo. O quando ci salviamo dall'essere investiti dai furgoni che passano con il rosso. Le principali implicazioni riguardano l'intelligenza artificiale, ma non ci sono limiti a quello che potremmo fare. Ma attenzione, la ricerca sull'intelligenza di Sciame viene utilizzata anche per scopi militari. Questo a ricordarci che il confine tra nuova speranza e nuova terribile arma è sempre molto labile. Che formano un concetto molto forte e spesso sottovalutato in questo tempo di ma chi guardo, lui o te? I told you once, I tell you twice the truth. You are my sin, my effervescent blues. My devil creeps. Intelligenza di Sciame. Due parole che formano un pensiero abbastanza articolato e profondo in un tempo in cui quello che stiamo attraversando più che vivere è formato da forte individualità. È qualcosa di fondamentale affinché la capacità del singolo, l'intelligenza del singolo possa essere al servizio della comunità e la comunità crea un'intelligenza superiore che riesce a formare il singolo. È l'esempio degli uccelli, dello stormo, degli animali, del branco, delle api, in maniera ancora superiore. È come se ci fosse un organismo superorganico in cui va a determinare le intelligenze e i comportamenti del singolo. Queste intelligenze del singolo non sono vincolate e quindi chiuse in compartimenti stagni, come se fosse un corpo di fabbrica, come se l'operaio deve fare quello e basta. Ma l'intelligenza della struttura, della sovrastruttura, della comunità, della società è tale perché ci sono i singoli che hanno fatto sì che questa si sviluppasse. Un concetto di società superiore, di libera intelligenza, in cui non c'è un capo che determina una situazione piramidale e determina la vita dell'ultimo, ma c'è qualcuno che governa dei processi con la spinta dal basso affinché questi processi possano essere utili a tutti gli appartenenti di quella comunità, di quella società. Non c'è un corpo che comanda, un pezzo di un corpo che comanda gli altri, ma tutto il corpo viaggia in una visione olistica d'insieme, in cui l'uno è parte del tutto. È un po' il concetto dell'Ubuntu. Io sono se anche gli altri sono, amplificato in maniera più ampia, non più come tribù, ma come società più complesse e coordinate, che hanno bisogno di un'intelligenza superiore per coordinarsi e per poter andare avanti e migliorare. Se non fosse così, non sarebbe intelligenza e né di Sciame, ma sarebbe una incapacità del singolo di autodeterminarsi e diventare carne da cannone, quindi come dei soldati o dei camerati che vivono in compartimenti stagni e che eseguono gli ordini senza sapere perché eseguono gli ordini e senza sapere contro chi combattono e perché combattono. E finalmente è finita questa puntata, ce la portavamo dietro da tantissimo tempo e per questo volevamo ringraziare Giuseppe Melillo per aver parlato con noi, grazie, è stato un onore, alla grandissima Roberta Gioia che ha realizzato le animazioni, un lavoro fantastico, ci è piaciuto tantissimo, grazie a Federico e Paolo per averci aiutato durante l'intervista e in descrizione troverete altre cose, tra cui un link ad un articolo di Il Tascabile che è la fonte per questo video. Di tutti i dati che abbiamo citato li abbiamo trovati lì. Speriamo che il prossimo video arrivi presto. Come avete potuto capire ci siamo votati al lavoro collettivo, ci abbiamo fatto letteralmente un video sopra e quindi ci auguriamo che questo ci permetta di fare più video della qualità che riteniamo necessaria. E ricordatevi di iscrivervi, di spuntare la campanellina e buon rivolumeme a tutti!
Mussi.